Oggi volevo semplicemente farvi un breve aggiornamento del lancio dell'applicazione perché ci tenevo veramente tanto a tenervi aggiornati di quel che sto facendo perché come avete visto nell'ultimo periodo ho fatto un po' meno video proprio perché mi stavo dedicando ad altri diversi progetti, tra cui questa applicazione che abbiamo lanciato domenica scorsa che si chiama Risparming. Ragazzi, mi state bombardando di domande, dopo le rispondo tutte, adesso vi faccio un attimo un lieve aggiornamento. Comunque l'applicazione lanciata domenica veramente è andata molto 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 meglio di quel che mi aspettassi perché alla fine abbiamo lanciato in alfa. Vi dico cos'è ovviamente prima per chi non lo sapesse, si chiama Risparming. Is not- Ci sono problemi, ottimo. Molto bene. Vabbè, se ci sono problemi comunque io vedo tutti i commenti, spero che vada. Vabbè, comunque l'applicazione si tratta di un money tracker e budgeting, serve per tracciare le proprie spese, gestire le finanze di una persona e fare in modo di creare il proprio budget. Più avanti con i prossimi aggiornamenti abbiamo proprio l'intenzione di fare in modo di ottimizzare una funzione che ti permetta e ti indichi che budget dovresti avere o che budget potresti raggiungere. Questo però sarà fatto più avanti anche in modo tale che le persone inizino ad aggiungere dati all'applicazione, perché senza dati ovviamente una persona non può fare il proprio budget, perché se non sa cosa spende non può neanche dire qual è il limite della sua spesa. Quindi innanzitutto si parte da gestire e tracciare le proprie spese e spero che questa applicazione vi sia utile. E l'applicazione la trovate qui sotto in descrizione. Ora è uscita soltanto per iOS e tra l'altro per dispositivi da iOS 13 in su e quindi non mi aspettavo troppi download. Nelle prime 24 ore abbiamo avuto più di 1000 download e più di 1000 utenti registrati, quindi veramente favoloso, nonostante noi in questo momento stiamo coprendo non tutta la popolazione iOS, non tutta la popolazione Apple in Italia, che è del circa 30% rispetto al totale che è coperto da, penso, 69% Android e forse 1% Windows, se ancora esistono. Ma di quel 30% noi copriamo un circa 80% perché ci sono ancora dispositivi che hanno iOS 12 che noi ancora non copriamo. Quindi diciamo che in questo momento di tutto il mercato noi copriamo un 20, poco più del 20% e nonostante questo abbiamo avuto questo riscontro. E in questo momento ci troviamo a circa, vi aggiorno, e non me lo sarei mai aspettato, è per questo che voglio fare questo video anche per condividervi tutto questo, condividervi come sta andando. Ci troviamo a circa 1000, un po' più di 1300 utenti, veramente siete voi, quindi grazie, anche perché questa applicazione è basata e vuole essere una community completamente gratuita dove cerchiamo di condividere tantissime informazioni utili proprio per gestire al meglio le proprie finanze, che è poi anche uno degli argomenti del mio canale. Poi cosa dire? Sicuramente sarete interessati alla monetizzazione di questa applicazione, cioè quanti soldi ci stiamo facendo, perché sicuramente tutti vi chiedete, ok, e quanti soldi ci fai? Ad ora, per chi ha scaricato l'applicazione, ha visto che c'è la pubblicità, cosa che pensiamo di rimuovere con i prossimi aggiornamenti, c'è tantissimo lavoro e stiamo lavorando veramente tanto anche per far uscire l'applicazione nella versione Android, ma comunque dopo vi spiego. Comunque, con quella pubblicità all'interno dell'applicazione che è abbastanza, diciamo, risicata, cioè appare pochissimo, in questo momento appare subito dopo che una persona aggiunge una transazione la prima volta che apre l'applicazione. Dopo che gli è apparsa quella volta, non gli appare più. Quindi, e poi tra l'altro la si può rimuovere subito, cioè c'è subito il tasto X o cancel con cui la si cancella, però nemmeno a me piace e quindi la vogliamo togliere e con quel banner lì abbiamo fatto ben 9 centesimi. Quindi abbiamo anche testato che quel tipo di pubblicità che è di AdMob, che è l'equivalente di AdSense per le applicazioni, quindi pubblicità fornitaci da Google,
E poi sicuramente farò un video più avanti dove vi faccio anche, dove vi dico passo per passo che piattaforme stiamo utilizzando per appoggiare la nostra applicazione, che server stiamo utilizzando, perché magari adesso è un po' una parte un po' più noiosa e quindi la faremo più avanti. Comunque, detto questo, per quel che riguarda la monetizzazione, probabilmente più avanti faremo degli abbonamenti, ma li vorremmo fare nel momento in cui riusciamo a offrire delle funzioni aggiuntive che battono la concorrenza, perché in questo momento stiamo lavorando tanto per fare in modo di essere, diciamo, l'applicazione più bella in quest'ambito del money tracking. E in questo la cosa ancora più figa, per cui vi dico grazie ancora, è che ci sono 750 persone all'interno del gruppo Telegram che quotidianamente ci danno idee inerenti proprio a questa applicazione. Quindi io vi ringrazio tantissimo. Ora ho segnato qui sotto, ho il mio bel iPad con cui mi trovo da Dio e sto streamando con il MacBook in questo momento. Comunque mi sono segnato tutte le idee e tutte le cose che andremo a sviluppare più avanti. Grazie a voi perché mi avete dato voi alcune di queste idee. Sicuramente miglioreremo il login dell'applicazione. Ah, poi tanti di voi probabilmente si stanno chiedendo, ok, io che sono Android, perché non l'hai fatta per me fin da subito e quando uscirà per Android? Allora, non l'ho fatta per Android fin da subito perché ci è molto più facile testare le funzioni dell'applicazione con pochi utenti e diciamo nella piattaforma iOS è leggermente più semplice lanciare e sviluppare applicazioni, proprio perché il linguaggio che adesso non ricordo, di cui non ricordo il nome, è più facile e quindi c'è più facile sistemare e gestire l'applicazione ora e soprattutto testarla. E quindi abbiamo deciso di lanciare la prima versione, lanciare l'alfa soltanto per una piccola fetta dell'intera popolazione. Per questo non abbiamo lanciato subito su Android perché probabilmente avremmo avuto più richieste, anche se in realtà 1000 era la nostra massima aspettativa, il nostro target e se l'avessimo raggiunto saremmo stati e siamo stati contenti. Quindi vuol dire che su quei 1000 si possono moltiplicare bene o male per 5 e quello è più o meno dove riusciamo ad arrivare ad ora con la nostra applicazione. Android arriverà verso fine settembre-ottobre. Adesso mi sto un attimo organizzando per trovare gli sviluppatori corretti per Android, però penso che sarà pronta per ottobre. Nel frattempo continueremo ad aggiornare questa prima versione, questa prima alfa e adesso vi dico la carrellata di cose che stiamo implementando anche grazie a voi che siete presenti sul gruppo Telegram. Allora, sicuramente sistemeremo la fase di login che in questo momento ha una schermata abbastanza bruttina, cioè ti chiede tutto in un'unica schermata e non ti fa fare alcuna interazione, quindi non mi piace, la stiamo dividendo in due schermate e rendendo un pelo più bella. La cosa che tanti ci avete chiesto e ci avete anche criticato giustamente è che in questo momento l'applicazione è in inglese e c'è una parte di informazioni del blog di Risparming, che è in italiano, quindi non è molto coerente avere un'applicazione in inglese con una parte in italiano. Quindi quello che stiamo facendo è fare in modo che la parte di blog sia una sezione ancora più piccola e stiamo cercando di aggiungere del materiale informativo completamente gratuito all'interno di quella sezione, diciamo, di informazione e arricchimento e vorremmo fare anche una sorta di gamification, cioè creare dei piccoli giochi educativi al fine di istruire la persona nella migliore gestione del denaro. Penso che sia molto figo, non è molto facile da realizzare, però ragazzi, ci stiamo lavorando. Quindi quella è... Aspetta, adesso ho perso quello... Ah, ok, lingua. Nel fare questo la tradurremo tutta in italiano e avremo sia la versione in italiano che la versione in inglese, così mantiene un po' di coerenza e così anche il pubblico internazionale, nella speranza che ci sia, perché poi alla fine in questo momento ci sono 1150 italiani
però ci sono 150 persone che sono connesse dal di fuori dell'Italia, 150 utenti che non sono residenti italiani, ma probabilmente sono italiani residenti all'estero. Quindi grandi gli espatriati, vi saluto. E ok, quindi la lingua, aggiorneremo la lingua perché tantissimi di voi ce l'avete chiesto. Poi un'altra cosa, hai un competitor Oval Money, informati bene. Intanto leggo commenti a caso. In ogni caso, sì, non è un mio competitor in realtà, perché Oval Money in questo momento si sta spostando molto di più per quel che riguarda gli investimenti, perché loro monetizzano con portafogli e robo-advisor. Noi invece vogliamo monetizzare più avanti, magari anche con questo, ma con, diciamo, modalità diverse e vogliamo dare molto di più informazioni al fine di arricchire la persona e al fine di far risparmiare la persona o far gestire al meglio le proprie finanze a questa persona. Quindi sono, diciamo, applicazioni un pelo differenti dal mio punto di vista, considerando che bene o male ho provato tantissime applicazioni che hanno le stesse funzioni o anche funzioni migliori in questo momento, perché come ho detto prima, stiamo lavorando per colmare questi gap. Ho fatto questa applicazione proprio perché pensavo che questo approccio, anche di community soprattutto, sia molto più interessante e a lungo termine molto più bello, perché alla fine se si ha l'interazione semplicemente con l'applicazione, molte volte non si migliora. Se invece si ha l'interazione con qualcuno, con una community, come per esempio noi nel gruppo Telegram o noi nella pagina Instagram, perché Risparming siamo anche su Instagram e stiamo cercando sempre di interagire sempre di più con le persone che ci danno una mano alla fine, penso che sia una prospettiva più interessante e anche più non redditizia dal punto di vista monetario, ma redditizia per le persone che ci partecipano. Però l'applicazione è uscita da una settimana, quindi non posso neanche saperlo io ora. Certamente lo vedremo insieme. Comunque, un'altra cosa che stiamo cercando, un'altra cosa che stiamo ottimizzando e che abbiamo praticamente sistemato e col prossimo aggiornamento uscirà sicuramente sono le spese ricorrenti. Quindi se tu hai una spesa, puoi dire questo è un abbonamento e è ogni tot giorni, ogni settimana, mese, semestre, eccetera. E stiamo aggiungendo una nuova sezione proprio per le spese ricorrenti che poi vanno a transazione e si sistemano. Poi che altro? Stiamo aggiungendo un po' di categorie e molto probabilmente nel gruppo Telegram chiederemo anche quali sono le categorie di spesa che volete che vengano aggiunte. Probabilmente per il momento abbiamo deciso di non fare categorie di spesa personalizzate o personalizzabili, proprio perché così riusciamo a fornire alle persone un'analisi più completa in funzione delle categorie che lei mette a budget. Se per esempio dico io, un cinese ci aggiungesse una categoria con diciamo, delle lettere che noi nemmeno sappiamo riconoscere, non riusciamo ad analizzare quella spesa e non riusciamo a fornirgli, ovviamente tutto automaticamente fatto dall'applicazione, a fornirgli dei dati utili per interpretare quello che lui inserisce. Quindi quello che faremo sarà molto più probabilmente aggiungere tantissime categorie che poi sottodivideremo in sottocategorie. Quindi questo è il perché, se vi interessa. Poi non so quanto vi interessa approfondire queste cose, ma di ogni cosa che sto dicendo si potrebbe andare ad approfondire. Quindi non qui nei commenti durante la live, ma sotto nei commenti del video, scrivetemi cosa volete che vada ad approfondire. Sicuramente quello che farò è approfondire la piattaforma e i, diciamo, servizi che stiamo utilizzando per mettere in piedi tutto questo, però ci sono tantissime altre cose che potrei e potremmo andare ad approfondire, magari anche con gli sviluppatori che mi stanno aiutando a sviluppare l'applicazione, perché io purtroppo non ho né il tempo né le abilità per sviluppare un'applicazione del genere. Comunque, poi vabbè, ci sono un po' di migliorie sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista di esperienza utente che vogliamo fare, perché ci sono certe cose che neanche a noi piacciono.
È in miglioramento, ragazzi. Stiamo cercando di migliorare, però vi dico, io la utilizzo già da un mese e mezzo perché è uscita da una settimana, ma comunque io ho avuto il pre-alfa e tutte le prove, quindi le mie spese sono già al suo interno. Comunque, ok. Ah, una cosa che ci avete chiesto in tanti, dato che molti di voi gestiscono le proprie spese attraverso un foglio Excel o vogliono avere backup in un foglio Excel, sicuramente andremo ad aggiungere una possibilità di esportare tutte le spese in CVS, che poi si può convertire tranquillamente in Excel o in Google Sheets o qualsiasi cosa voi usiate. E da lì poi, se volete rimettere i dati in un vostro foglio precalcolato, lo potete fare tranquillamente, perché il nostro scopo non è intrappolarvi all'interno dell'applicazione, ma fare in modo che le vostre esigenze, le esigenze di chi utilizza l'applicazione, siano soddisfatte al fine di mantenere quella persona all'interno dell'applicazione, ovviamente. Poi tanti hanno chiesto molteplici wallet, quindi lo sviluppo di più wallet perché una persona può avere tipo, che cavolo ne so, il wallet dell'azienda, il wallet della moglie, il wallet del padre, il wallet del figlio e quindi stiamo facendo in modo di sviluppare molteplici wallet. La cosa aggiuntiva sarebbe fare wallet condivisi, quindi portafogli di spese e guadagni condivisi. Non è così semplice, quindi questo probabilmente non arriverà nel prossimo aggiornamento che prevedo essere tra circa un mese, ma lo faremo sicuramente più avanti, come ci avete chiesto in tantissimi la funzione di poter collegare una carta. Ad ora gli API, quindi i dati delle carte, sono molto costosi, quindi se noi per esempio vi facciamo aggiungere una carta, poi dobbiamo andare a sentire la banca o sentire un fornitore di dati che poi sente la banca e tutti quegli API sono molto costosi. Quindi ad ora, momento nel quale l'applicazione non monetizza, perché alla fine stiamo monetizzando 9 centesimi in una settimana con l'applicazione che rimuoveremo o che comunque terremo e faremo rimuovere a un prezzo metodico, penso io 1-2 euro massimo. Ad ora, nel momento in cui non monetizza, probabilmente questi dati non li andremo a prendere. Ok, grazie Google di averci interrotto. Vabbè, sta sentendo, vuole che andiamo a sviluppare anche su Android. Comunque, di sicuro in futuro, quando avremo un flusso di cassa, investiremo sicuramente su questa cosa del andare ad aggiungere le spese eseguite con una carta direttamente in feed, che è molto più figo e piace anche a me, però un motivo per il quale anche ci stiamo ripensando è che quando una persona va a gestire le proprie finanze, non deve lasciare che questa cosa sia un automatismo, perché se poi è un automatismo, io non vado più a vedere quanto sto spendendo, in cosa sto spendendo e a che livello è il mio budget. Semplicemente l'automatismo prende le spese e va avanti a manico ad aggiungerle, senza che poi la persona vada realmente ad accorgersi quando sta spendendo. Quindi è una aggiunta, una funzione che stiamo, diciamo, valutando e che probabilmente valuteremo e chiederemo anche a voi se fare o meno, anche perché lo scopo è fare in modo che la persona sia cosciente e se lasciamo fare tutto un automatismo, poi la coscienza può venire meno. Però non lo posso sapere, lo valuteremo sicuramente, ma questo più avanti perché è anche più costoso dal punto di vista di API, costi fissi e sviluppo. Poi tramite il gruppo Telegram vi chiederemo in futuro quali sono le statistiche che volete vedere, perché c'è la parte di budgeting e statistiche nell'applicazione, che adesso sono 5 o 6, però ne vorremmo andare a sviluppare tantissime, vogliamo rendere quella parte una sorta di parte con dei widget che una persona può andare a spostare, mettere, togliere, fare, rifare. Probabilmente riguarderò anche questo video perché mentre vi parlo mi vengono idee, quindi dopo aver finito la live mi rimetterò a guardarlo. In ogni caso, questa è un'altra cosa che vogliamo fare. Poi sempre alcuni miglioramenti di
user experience e user interface, che saranno molto carini. Poi, dato che tante persone lamentano che vogliono avere la massima sicurezza con questa tipologia di dati, io intanto ci tengo a rassicurarvi che è tutto gestito con la massima sicurezza e potete anche andare a leggere le privacy policy che mi sono fatto fare da un legale proprio per questo. Ed oltretutto andremo anche ad aggiungere l'accesso in app, se una persona lo desidera, con Face ID, Touch ID, PIN o qualsiasi altro metodo una persona voglia utilizzare. Così se il vostro amico vi prende il cellulare e va a vedere quanto spendete, non può farlo. Anche se poi alla fine tutti gli utenti in questo momento sono riconvertiti in un ID che, per carità, l'azienda che custodisce i dati può andare a riprendere, ma nessuno poi sa realmente chi c'è dietro a quella persona, quell'ID, al di fuori dell'azienda che custodisce quei dati, che è comunque Z-Media LTD, c'è al 100% posseduta da me. Quindi potete stare tranquilli, dico io. Poi, ragazzi, io sto cercando sempre di più di andare e fare in modo che tutti questi dati siano e abbiano la massima sicurezza. In ogni caso, poi quello che vogliamo fare è anche andare, come vi dicevo prima, a migliorare tutta la funzione di budgeting con un budgeting autogenerato, però dobbiamo avere più dati, cioè per riuscire a sviluppare, a tracciare e a creare un budget, prima di tutto una persona dovrebbe avere le proprie spese. Avendo le proprie spese poi va a sviluppare il proprio budget. Noi con un automatismo vogliamo andare a farlo fare all'applicazione e oltretutto vogliamo sviluppare una notifica quando la persona si avvicina a certi scaglioni di budget che poi uno può togliere o meno in base all'interesse. Detto questo, per il primo aggiornamento queste sono le cose che vogliamo andare a sviluppare. La versione Android, come vi dicevo prima, uscirà tra fine settembre, inizio ottobre, in base a quanto tempo poi necessita, perché sono alle prime esperienze con la creazione di applicazioni, quindi la stima può essere non corretta, c'è un margine d'errore piuttosto grande, nel senso che se non la vedete a fine settembre, probabilmente, se non la vedete entro metà di ottobre, può essere che sia slittata a fine ottobre. O magari può essere che io sia di manica larga e la vedete già dai primi di settembre. Vediamo, sarà più facile che sia i primi di ottobre. Detto questo, io con le presentazioni e le cose che stiamo facendo riguardo all'applicazione ho finito. Arriverà il mio video degli investimenti probabilmente lunedì, perché sapete, ogni fine del mese io faccio un video dei miei investimenti, ma in questo momento sono stato molto occupato e tra l'altro mio fratello Federico è in vacanza, quindi non avrei neanche il videomaker che mi monta il video, quindi quel video lo vedrete lunedì. Come avete visto nell'ultimo mese, tra l'altro, oltre ad aver sviluppato questa applicazione e lanciato questa applicazione, ho anche creato una nuova azienda e con quell'azienda andiamo a fare gestione aziendale internazionale, contabilità e anche probabilmente ufficio legali. Ho fatto un video a proposito, quindi non vi sto qui a rompere ulteriormente. Detto questo, ragazzi, io se volete prendo un paio di domande inerenti all'applicazione. Poi per un quarto d'ora, 20 minuti ci spostiamo su Twitch, che è da tanto che non faccio una live lì e non prendo domande generali di qualsiasi ambito, quindi possiamo spostarci lì. Se avete un paio di domande sull'applicazione, le rispondo qui così stiamo con lo stesso tema e dopodiché mi sposto su Twitch. Mi pare che ci sia anche un link qui sotto nella descrizione del video e se volete mi beccate lì. Detto questo, vediamo se ci sono un paio di domande e poi ci spostiamo dall'altra parte. Quanto hai speso per fare tutta l'applicazione finora? Molto interessante, te lo dico così adesso come cifra, ho speso circa 3.500 euro ad ora, contando che tante cose sono già state sviluppate per il nuovo aggiornamento. E dopo in un altro video vado anche a dividere tutte le varie spese che ho sostenuto per lo sviluppo. E... Aperitivo a Padova. Ragazzi, sapete che in questo momento sono a Padova in vacanza dalla mia famiglia, sono nella mia vecchia cameretta, però probabilmente, cioè, tornerò
in Inghilterra i primi di settembre, quindi volendo se volete organizziamo, anzi organizzo io. E mi sembra che di domande inerenti alle applicazioni non ce ne sono altre. Io vi aspetto su Twitch, stiamo lì una ventina di minuti. Vi saluto, è stato un piacere fare questo video, sono veramente contento perché non mi aspettavo che ci fosse così tanto interesse per questa applicazione. Speriamo di sviluppare sempre più interesse, sviluppare un'applicazione sempre, lo dico sbagliato, più migliore, anche attraverso le vostre idee. E ci vediamo. E buona estate a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Me ne vado, chiudo qui. E finish, dovrei aver finito qua.